Ciao a tutti amici homebrewers e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi farò vedere come ho modificato il BrewMonk. Dopo aver fatto diverse cotte e aver capito quali sono i suoi limiti, mi è venuto in mente di provare ad ottimizzarlo. Del resto sono stato davvero tanto tempo senza modificare un circuito elettrico e quindi ne sentivo particolarmente la mancanza. Ma perché modificare il BrewMonk? Ha per caso qualcosa che non va? Sì, parecchie cose. Intendiamoci, tornando indietro lo acquisterei altre 3500 volte e sono tuttora convinto che questo genere di impianti abbiano introdotto una rivoluzione nel modo di fare birra in casa. Ovviamente però sono lontani anni luce da un impianto a trettini costruito con tutti i criteri, dato che si tratta di impianti B&B tutto sommato col calzino di ferro, ottenuti quindi condensando tutto l'impianto in una sola pentola. I problemi di questo genere di impianti sono essenzialmente 5. Efficienza bassissima. Da quando lo uso non riesco ad andare oltre il 65% e mi rifiuto di sfarinare come fanno tanti altri homebrewer per cercare di porvi rimedio. Il cestello presenta una problematica peculiare, dato che il filtro di fondo non ha nessun blocco e quindi potrebbe capitare che si sfili durante il sollevamento facendo cadere tutti i grani nella pentola, con susseguenti bestemmie da parte dell'utilizzatore. Questo ad ogni modo succede nei casi in cui il cestello si è leggermente ovalizzato, cosa che succede dopo anni di onorata carriera. 3. Il controller in questo tipo di impianti è fin troppo basilare, macchinoso da usare e non ha alcun tipo di interfaccia con sistemi esterni. Inoltre è dotato di una sonda analogica che non ha le stesse performance di una sonda digitale. 4. La pompa si blocca come se non ci fosse un domani in presenza di mosti con molto trub, ma ci sono homebrewers che sono rimasti bloccati anche per molto meno. E infine le tacche sembrano essere messe a caso, dato che non c'è alcuna corrispondenza con il volume reale in pentola. Questo non ci aiuta ovviamente a determinare a colpo d'occhio quanta birra abbiamo in pentola per poter ad esempio calcolare precisamente le perdite durante le varie fasi. Per arginare queste problematiche esistono infinite soluzioni e gli homebrewers negli anni si sono adoperati nei modi più disparati. Nel mio caso ciò che mi ha spinto ad iniziare con le modifiche è stata la voglia di interfacciare la pentola con Imebrew, dato che ero stufo di usare il controller integrato. Questa però è stata soltanto la scintilla che ha dato il via a tante piccole modifiche. A tal proposito, per una questione di sintesi, ho deciso di girare 2 video, quello di oggi in cui parlerò delle modifiche alla parte elettrica e un secondo sul resto che pubblicherò appena avrò finito di girare le varie parti. Per adattare il BrewMonk ad Imebrew ho dovuto fare essenzialmente 2 cose: sostituire la sua sonda analogica con una sonda digitale e ricablare le resistenze e la pompa per poterle interfacciare col controller del buon Andrea. La sonda è stata la cosa più difficile da trovare perché mi serviva una sonda Dallas DS18B20 in acciaio con filetto passo M6, ma dopo qualche ricerca su AliExpress alla fine ci sono riuscito. Per quanto riguarda i collegamenti elettrici ho fatto una semplificazione brutale. Questo è lo schema del BrewMonk che ho trovato in rete. Ho eliminato tutta la parte di controllo e tutti i meccanismi di sicurezza che non mi servivano più, portandomi fuori soltanto l'alimentazione delle resistenze e della pompa. Dato che ho collegato le resistenze in parallelo, ogni volta che Imebrew darà tensione, queste si accenderanno contemporaneamente e quindi produrranno una potenza di circa 3000 watt. Non mi interessava farle funzionare in modo indipendente, anche se non escludo che possa cambiare idea in futuro. Per collegare tutto ad Imebrew ho acquistato 2 connettori PowerCon della Neutrik, che vengono usati solitamente per cablare gli impianti audio dei palchi, soprattutto per quanto riguarda la parte di potenza. Da questo punto di vista aver fatto il fonico per qualche anno mi è stato molto utile. Per quanto riguarda il collegamento della sonda ho usato un normalissimo connettore XLR, che sarebbe quello che si usa per le connessioni microfoniche. Prima di iniziare a forare ho rimosso tutte le parti inutili come il vecchio controller e tutti i collegamenti elettrici che non mi servivano più. Come potete vedere ho lasciato solo le 2 alimentazioni di resistenze e pompa. Ovviamente è stato necessario rimuovere anche il cavo di alimentazione che tra l'altro nei mesi si era anche fuso, tant'è che non sono riuscito ad estrarre l'adattatore.
La parte più complicata è stata forare il Brew Monk, non tanto perché l'acciaio è molto duro, ma perché non avevo assolutamente gli strumenti adatti per forarlo, e quindi ho dovuto faticare non poco. Avrei dovuto usare un punzone o quantomeno una fresa a tazza specifica per l'acciaio, ma che non avevo a portata di mano, e siccome mi era già salita la scimmia e non volevo aspettare, ho preferito andare di violenza con una fresa a scalini cinese comprata su Amazon. Ovviamente voi non fatelo, anche perché più che tagliare non ho fatto altro che ripiegare la lamiera all'indietro e ciò che ne risulta non è un lavoro ben fatto. Fatto questo, ho sostituito la sonda semplicemente svitando la vecchia e avvitando la nuova e ho fatto tutte le saldature. Questa che vedete è la routine di configurazione di Imebrew, il fiore all'occhiello di questo controller, secondo me, dato che gli permette di adattarsi a tante configurazioni diverse. Se volete vedere come funziona nel dettaglio, vi lascio un video nella scheda in alto. Ora, una persona normale avrebbe fatto un test, ma come da tradizione io sono partito diretto con una cotta, che è quella della Altbier pubblicata 2 settimane fa. Fortunatamente non ci sono stati problemi, però il controllo della temperatura non è stato preciso, con oscillazioni più o meno di 1 grado attorno al set point. Con le prossime cotte configurerò un po' meglio l'algoritmo. Bene amici homebrewers, questo ovviamente è solo l'inizio. Come vi dicevo, ci sono ancora tante piccole modifiche da fare, per cui restate sintonizzati, iscrivendovi al canale se non vi siete ancora iscritti, oppure lasciandomi un like se questo video vi è piaciuto. Vi ricordo anche che se volete entrare nel vivo di questa community, tutto quello che dovete fare è abbonarvi al mio canale Patreon, dove potrete supportare il mio lavoro qui su YouTube in modo diretto e contemporaneamente accedere a tutta una serie di contenuti esclusivi, ma soprattutto interagire in modo costruttivo con altri homebrewers. Detto questo, io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a venerdì prossimo. Ciao homebrewers!